Troverete questa mattina dei testi stampati normali come la linea 32 lettera AF e testi stampati in forma più piccola come GN. Non preoccupatevi, è semplicemente uno stratagemma tipografico per far stare in una riga lo stico originale. Tutto lì. È una questione di spazi, niente altro. Troverete qualche manciata di ebraico, ma l'ebraico non ha mai fatto male a nessuno. Massimo lo si lascia lì e buonanotte. Bene, se noi affrontiamo il brano del capitolo secondo e il capitolo terzo del Siracide, ci accorgiamo che questo testo è scandito dalla parola figlio. Siamo alla linea 15 e voi lì notate come la parola figlio, figli, figlio, figlio suddividono il testo in 4 grandi unità. La prima grande unità è fatta dai primi 10 versetti, dove l'autore affronta immediatamente il tema della prova. Nella seconda unità, invece, vuole commentare il rapporto che esiste fra figlio e genitori, con una riflessione sul principio generale del rapporto fra figli e genitori. Mentre invece nel testo successivo riguarda il figlio adulto e i genitori, e vedremo il perché lui fa questa distinzione. E il brano si conclude con una riflessione sull'umiltà e sull'orgoglio, un tema che potrebbe anche andare di moda, visto i tempi che corrono. Prima però di inoltrarci nella riflessione del testo, mi piacerebbe farvi notare come il termine figlio sia un termine importante nell'ambito della letteratura rabbinica e anche della letteratura giudaica. Il maestro chiamava i suoi discepoli così, figlia. Ma guardate che anche i discepoli ricambiavano questo atteggiamento, chiamiamolo fra virgolette, di complicità affettiva con il termine Abba. Questo è un dato molto importante, perché quando noi facciamo le ricerche sull'originale aramaico del testo greco del Nuovo Testamento, ci accorgiamo che quando Gesù ci propone Dio come Abba, non lo propone solo e unicamente con il taglio del bambino piccolo che si rivolge con estrema fiducia al suo genitore, tanto non ha altra alternativa il bambino piccolo per esistere. Il bambino piccolo esiste nella misura in cui questo papà, questa mamma si prendono cura di lui. C'è questo aspetto, assolutamente sì, ma c'è anche l'altro aspetto, quello cioè di fare di Dio il nostro maestro. Questo concetto ha portato la Chiesa nascente a stabilire che Gesù Cristo, essendo Dio, è il Kyrios, cioè è colui che ha l'ultima parola su di noi. Se da una parte Dio è Abba come papà, ma anche come maestro, Gesù è maestro e anche Signore. Cioè i cristiani non hanno voluto fare differenza fra Dio Padre e Dio Figlio. È una forma molto sottile per entrare dentro in quel mistero che i cristiani chiamano Trinità. Diciamo così che ai cristiani un Dio semplice non è mai piaciuto. Venendo a noi, se leggiamo con un'attenzione particolare i testi che vanno dal capitolo 2
al capitolo terzo compreso, noi notiamo che c'è una logica. E la logica più o meno la potremmo tradurre in questa maniera. La vita è una prova. Illudersi che non ci siano difficoltà nella vita vuol dire vivere in un mondo di pura fantasia. La prima difficoltà la troviamo la mattina. C'è chi si sveglia molto prima della sveglia e c'è chi si sveglierebbe tanto volentieri un bel pezzo dopo la sveglia. Già qui cominciano le rogne. Uno perché è insonne e l'altro invece perché è pieno di sonno. Poi la prima battaglia alla toilette. Noi ci arriviamo ed è già occupata. C'è la moglie, c'è il figlio, sbrigati. E allora con buona volontà le industrie hanno inventato il rasoio a batteria. Allora mentre aspettiamo ci facciamo la barba, vero, fuori dalla toilette per risparmiare tempo. Perché l'altra grande difficoltà è l'orario. La puntualità per noi del nord è una cosa abbastanza familiare. Ma se voi venite con me a Roma, la puntualità è un optional. Quelli non hanno questa difficoltà, lo giuro, noi invece ce l'abbiamo. Per non parlare poi di tutte le difficoltà che ci sono nella vita, i rapporti interpersonali, la suocera, il genero, la nuora, i compagni di lavoro, il capo ufficio, che ne so, l'economia, la paga, la malattia, la morte. E Siracide dice così, stiamo attenti che se noi pensiamo ad una vita senza difficoltà, e tutti quanti abbiamo questo ideale, tiriamo via più che possiamo difficoltà per vivere in pace. E noi ci accorgiamo che la difficoltà non è fuori dalla nostra pelle, è dentro la nostra pelle la difficoltà, perché la prima cosa è andare d'accordo con se stessi. Quando noi ci imponiamo determinati schemi e non rispondiamo a questi schemi, noi entriamo in conflitto con noi stessi e questo è il primo problema. Io devo essere perfetto. E quando non lo siamo persone scontente. Poi rovesciamo questa scontentezza fuori di noi, allora è colpa del vescovo, del presidente, di Tremonti, dell'economia, del capo ufficio, dell'industria, dell'inflazione, dell'euro. Tutte le colpe sono fuori di noi. Ma la vera causa è sempre dentro. E il Siracide, un po' sornione, dice: o ti abitui a vivere la vita come prova, quotidiana, continua, dove tu devi misurarti con te, con gli altri, con le difficoltà, o altrimenti per te la vita diventa un inferno. Kierkegaard, Soren Kierkegaard, Severino, i nostri studenti lo pronunciano Kierkegaard, bisognerebbe picchiarli ma non importa, diceva che non è il cammino che è difficile, è il difficile che è cammino. E noi abbiamo dimenticato questo criterio, il Siracide ce lo richiama. E ci sono stati lungo la storia grandi pensatori che ce lo hanno continuamente richiamato. Chi ha trovato l'espressione più felice per sintetizzare questo concetto è stato appunto questo filosofo danese, padre dell'esistenzialismo. Naturalmente il Siracide non pretende di essere un grande filosofo, ma semplicemente un pedagogo. E attacca uno dei testi principali in questa maniera, siamo alla linea 26. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione. Sta unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita
sii paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Affidati a lui ed egli ti aiuterà. Segui la via dritta e spera in lui. Questo è il primo contatto che il Siracide ci dà con il tema della prova. Ora proviamo a mettere un pochettino i puntini su lei. Quando noi leggiamo la linea 26A, troviamo un'espressione che non ci è familiare. Siete presenti per servire il Signore. Se andate al testo greco, la parola servire è doulewein. Il doulos è proprio il servo, è il maggiordomo. Ora, nel mondo ebraico, doulewein, prima dell'epoca giudaica, significava semplicemente compiere un atto liturgico. In epoca giudaica, invece, hanno cominciato ad avere qualche momento di apertura di fronte a questo tipo di concetto. Perché? La diaspora, cioè questa situazione degli ebrei fuori dalla Palestina, allontanava l'ebreo dal luogo di culto che era il Tempio. E allora hanno cominciato a creare le equivalenze, e cioè noi non possiamo andare nel Tempio a compiere l'atto di culto e quindi a servire Dio nella liturgia, ma possiamo compiere altri atti di culto non legati alla liturgia. E siccome una delle prime cose che hanno dovuto sopportare gli ebrei è stata la persecuzione e quindi il martirio, hanno cominciato a dire: il martirio è equivalente a un sacrificio di culto, un atto di culto sacrificale del Tempio di Gerusalemme. Come là si offrono a Dio le vittime, in questo caso degli animali, qui noi offriamo a Dio altre vittime che sono purtroppo gli uomini uccisi da altri uomini. E allora hanno cominciato a dire che servire Dio equivale a martyrein, essere martiri, cioè testimoni. E da qui è diventato molto facile dire si è servi di Dio nel momento in cui noi testimoniamo i valori che la fede ci trasmette. La giustizia, la verità, il perdono, la preghiera, la pazienza, la magnanimità, la misericordia e via di questo passo. Poi c'è stato un altro tipo di equivalenza. Quando sono finite le persecuzioni, perché gli ebrei hanno incominciato ad integrarsi nel tessuto sociale dove vivevano, allora si sono chiesti come gradito a Dio il martire e gradito a Dio colui che vive con correttezza. Ma colui che vive con correttezza non mette in pratica la legge solo e unicamente perché ci sono dei precetti, ma colui che vive con correttezza la testimonianza è un uomo, è un essere umano. E questo essere umano mette in pratica anche degli elementi che non sono scritti nel nomos, cioè nei precetti, ma mette in pratica ciò che Dio fa. E siccome Dio si occupa dei miserelli che sono gli uomini, ma anche gli animali, anche le piante, Dio si occupa di tutto. L'uomo si occupa di coloro che hanno avuto meno, l'orfano, la vedova, lo straniero, lo schiavo. E allora nasce un'altra idea, ed è interessante perché questa la troveremo nel capitolo 35, sempre del libro del Siracide, dove un uomo gradito a Dio, tenete presente che dechomai, in greco ellenistico usato nel mondo biblico, significa gradito come sacrificio.
Allora, un dektos, un gradito, è il martire, un gradito è colui che vive fino in fondo la testimonianza di fede, e un gradito a Dio, dunque come sacrificio, è colui che si occupa degli ultimi. Noi troveremo, come vi ripeto nel capitolo 35, quando lo faremo, questo tizio che si occupa di coloro che la società ha respinto, gli orfani e la vedova. E conclude il brano con un verbo che fa venire anche un po' di pensiero. Dice: Therapeuon, colui che si prende cura, non quello che fa un'opera saltuaria, ma colui che si prende cura, un participio presente. Noi sappiamo che il tempo presente nel mondo della grammatica greca indica un'azione lineare, continuativa. Colui che dunque sceglie di prendersi cura di questi ultimi, questo è gradito a Dio. Allora, servire Dio non è più compiere un atto di culto nel senso formale, ma servire Dio significa vivere non solo tutta la Torah come legge, ma significa vivere tutta la Torah come insegnamento, e si ritorna, con questi sapienti, al concetto originario di Torah. La Torah è una parola ebraica che deriva dal verbo yara, che vuol dire insegnare. E quindi Dio insegna al suo popolo non solo con le norme giuridiche, ma insegna al suo popolo anche con il mito, insegna al suo popolo anche con gli episodi storici, con gli oracoli profetici e con i detti sapienziali. Dunque, questo chi si prepara a servire Dio, noi lo potremmo tradurre in pordenonese dicendo: colui che si prepara ad essere un uomo, una donna, completamente uomo, completamente donna, secondo l'occhio di Dio, secondo il progetto di Dio. E quindi un uomo e una donna che valorizza tutto, sia la realtà materiale del proprio corpo, sia la realtà psicologica dei propri affetti, sia la realtà intellettuale dell'intelligenza, sia la realtà spirituale. Quindi questo servire Dio, guardate che non è innocuo, e non è beghino, non sa da sacrestie, nella bocca di questi sapienti del tardo giudaismo. Indica questo progetto di umanità per cui tu dici: io voglio essere una persona realizzata. E il nostro amico dice: caro figlio, se vuoi essere una persona autenticamente realizzata, preparati a questo. Questo è il concetto di Dulewein. Come notate stiamo facendo filologia, non stiamo facendo grandi voli pindarici su pensieri filosofici, stiamo chiedendo al testo che cosa significa quella parola, niente di più. Allora, preparati, 26b, ultima parola, al peirasmon. Eis peirasmon. Fa impressione ricordare che nel Padre Nostro è scritto me eis enenkes eis ton peirasmon. Noi diciamo non ci indurre, sbagliando, non ci indurre in tentazione. C'è la stessa parola. Che cosa significava tentazione nel mondo orientale? Tutt'altra cosa di quella che pensiamo noi. E quindi è meglio cancellare il concetto di tentazione che abbiamo e provare a interrogare questi signori e dire: che cosa volevate dire voi con questa parola? Mentre per noi tentazione è una scelta momentanea di un qualche cosa che ci piace, ritenendo questa scelta superiore
invece al criterio di scegliere qualche cosa che ci giova a livello umano e spirituale, e allora diciamo: non mi interessa ciò che mi fa bene, scelgo ciò che mi piace, e cediamo alla tentazione. Quindi capite che per tentazione noi abbiamo in mente il peccatuccio. Peccato non è una cosa sbagliata. Non prendetemi per eretico, hanno già tentato e non ci sono riusciti. Il peccato non è una cosa sbagliata, è una cosa incompleta. Cioè tu ami di un amore totale qualche cosa che è secondaria. Mi piace rubare, così ho i soldi, ma i soldi nessuno ha detto che sono una cosa cattiva. Solo che non puoi giocare tutta la tua realtà su una cosa strumentale, non puoi fare di questa realtà un tuo Dio, tanto da giocare tutto te stesso su una scelta del genere. Giochi tutto te stesso su una scelta più nobile, e Dio ti dice non rubare. E allora se tu giochi tutto te stesso su quella scelta ti avvisa che quell'azione non la devi fare, tu non la fai. Mi spiego? Quindi il peccato comporta sempre un atto di amore, solo che un amore un po' sregolato, tutto lì. Chiaro il concetto? Perciò non pensiate che sia tutto sbagliato nel peccato. Di solito noi diciamo: è sbagliato, buttiamolo via. No. Non esiste per noi uomini la possibilità di dire esiste il bene assoluto, esiste l'errore assoluto. Non siamo capaci di fare niente di assoluto. Nel momento in cui facciamo il bene, lo facciamo per andare in paradiso, lo facciamo per interesse, c'è un po' di egoismo, sì o sì? E quindi tutto questo bel bianco ha qualche venatura nera. Ma quando facciamo il male, non lo facciamo tutto per cattiveria, c'è un pizzico di amore lì, disordinato finché volete, ma c'è una bella massa nera con qualche venuzza bianca. Allora, per questo motivo, Paolo, che non era stupido, diceva: tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. E quindi anche di fronte al peccato, sì, è giusto dire c'è dell'errore, magari anche grave, su cui devo riflettere, da cui devo convertirmi, ma c'è anche qualche cosa di buono. Allora quel qualche cosa di buono me lo tengo, sul resto mi converto. Ho fatto qualche cosa di buono, benissimo, esaminalo, ringrazia Dio di averlo potuto fare, chiedigli perdono dell'egoismo che c'è dentro. È arrivato il messaggio? Bene. Ora, noi siamo abituati dunque a concepire la tentazione come una realtà che ci porta al peccato. Cerchiamo di concepire bene il peccato. Cerchiamo di concepire però bene la tentazione, perché la tentazione non è una cosa così miserabile. Gli ebrei infatti dicevano: la tentazione che voi occidentali concepite nel 2005 è un concetto di tentazione piccolina, perché da questa tentazione si può tornare indietro. Uno sbaglia, si converte, cambia la sua vita e il problema è chiuso. Loro invece per tentazione intendevano quei rarissimi momenti della vita, sono 4 o 5, non sono di più, in cui una persona si trova a fare una scelta radicale, pro o contro un progetto di umanità, pro o contro un rapporto con Dio. E guardate che questo capita pochissime volte. Il nostro concetto di tentazione che porta al peccato, tutto sommato, è una fragilità. La tentazione che intendono loro è una scelta, è diverso. Voi dite al bambino: non mangiare troppa cioccolata, basta, hai già mangiato 3 cioccolatini, il quarto ti fa male.
quello che fa, si guarda attorno, tac, becca il quarto cioccolatino e se lo mangia. È una fragilità. No, è una scelta, ma figurati. Nessuno nega che non ci sia anche una scelta. Ma non è una scelta dettata da una ponderazione, da una riflessione, da una, se adoperiamo il linguaggio antico della Chiesa, da una deliberatio, in cui io vedo il pro e il contro e poi faccio la scelta. È una spinta motu primo primi, trac, mi piace, lo prendo, poi mi fa male, mi pento. Chiaro? Perasmos nel mondo biblico invece indica quelle scelte radicali da cui non si torna indietro. Per cui il nostro autore dice: preparati nella vita ad avere situazioni difficili. Ma di queste situazioni veramente difficili non ce ne sono tante. Però quelle hanno un potere tremendo di spingerti a scelte radicali sbagliate. Vuoi vivere un'umanità veramente completa? Preparati a questo. Non devi indossare la corazza tutti i giorni, perché non tutti i giorni avrai questo tipo di combattimenti, avrai sempre robettine piccole, ma sappi che ti può capitare la botta. Questo sta dicendo il Siracide. Dunque, figlio, se ti prepari a servire il Signore, preparati alla tentazione, cioè preparati a queste scelte radicali, pro o contro. E sono scelte dalle quali non si torna indietro.